Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò il funzionamento di un cambio Triumph pre-unit, come smontarlo e cosa controllare in fase di restauro. Allora, iniziamo togliendo l'ingranaggio posteriore, questo qua. Quindi svitiamo questo dado che io ho già provveduto ad allentare, rimuoviamo il fermo di sicurezza e togliamo l'ingranaggio. Come potete vedere, questo ingranaggio è molto consumato. Confrontato con un altro non nuovo ma in buone condizioni, si può vedere chiaramente la differenza delle punte. Questo sarà da cambiare. Tornando al cambio, procediamo smontando il coperchio superiore. Quindi viti, qui ci sono solo due viti perché le altre le ho già tolte per facilitare la realizzazione del video. Quindi togliamo via il coperchio. Ok, come si può vedere, la molla andrà ricaricata in fase di riassemblaggio. Quindi rimuoviamo la molla di ritorno con l'ingranaggio della pedivella, svitiamo questo ingranaggio sempre che serve per l'accensione quando si dà il colpo con la pedivella. Quindi rimuoviamo questo dado. Ok, quindi fuori questo, qui c'è una rondella che va rimontata. Ok, cosa molto importante, prima di proseguire la rimozione della seconda parte del cambio è importante segnare in che marcia è attualmente. Io l'ho posizionato, per un fatto di comodità, in full. Quindi segniamo sull'ingranaggio, sulla forchetta, il punto corrispondente circa alla scatola del cambio. Ok, in fase di rimontaggio andrà posizionato nello stesso modo. Se non si effettua questo posizionamento si rischia che il cambio a un certo punto si blocca quando si va a inserire le marce. Poi, come si può vedere, questo cambio ha già il rinvio del contachilometri che nelle versioni precedenti non c'era. Quindi proseguiamo smontando le viti. Ok. Quindi via questo, via le altre viti, diamo qualcosa che lo tiene fermo. Ok, si può procedere con l'apertura della seconda parte del cambio. Ok, qui è uscito anche l'albero, adesso lo rimontiamo. Ok, allora, qui si può vedere l'albero primario, l'albero secondario, il piattello del selettore e il selettore delle marce.
Il mio consiglio è di segnare anche su questo piattello la marcia che c'è in questo momento, per un fatto di comodità. Quindi abbiamo detto che in full facciamo una F del full, che corrisponderà circa a questo punto qui. Ok. Continuiamo rimuovendo la parte interna, quindi l'ingranaggio dell'albero secondario, sfiliamo interamente l'albero primario, un altro ingranaggio e man mano li riassembliamo per non perdere la sequenza. Ok. Allora, è uscito un po' tutto, ma adesso rimontiamo tutto. Ok, albero secondario e qui c'è il pezzo che era. Ok, che serve questo pezzo serve per far muovere gli ingranaggi. Ok, montiamo l'ultimo pezzo dell'albero secondario. L'ultimo ingranaggio nell'albero primario. Ok, si può sfilare il piattello. E cominciare a visionare le condizioni. Allora, prima di tutto si parte guardando il piattello. Questo piattello è palesemente in cattive condizioni, si può vedere un'eccessiva usura nella guida, addirittura un punto proprio abbozzato. In queste due, praticamente in questa guida dovranno scorrere i due anelli del selettore, quindi se li appoggiamo in questa pista si può vedere che c'è un gioco che non dovrebbe esserci. Qui addirittura è proprio esagerato. Qui un po' meno, ma qui tanto. È molto consumato, quindi sicuramente questo pezzo andrà cambiato. E anche questi due anelli che sicuramente saranno usurati anche questi, quindi da sostituire, e anche i due anelli da sostituire. Poi procediamo guardando le condizioni della scatola. La scatola, come si può vedere, è stata saldata, ripresa, sistemata un po' diverse volte, come si può vedere molte saldature. Teoricamente non è un problema, sperando che non ci siano crepe o altro dove può colare l'olio. In questo caso nella scatola vanno eseguiti questi lavori: va cambiato il paraolio, dietro c'è un cuscinetto che gira bene, non sembra rovinato, però arrivato a questo punto conviene cambiarlo. Qui ci dovrebbe essere chiuso questo pezzo, ma la catena probabilmente l'ha mangiato tutto. La boccola va verificata con l'alberello. Mettendoci dentro l'albero bisogna vedere se ha gioco. E questo ne ha tanto, cosa che non dovrebbe avere. Gioca un pochino troppo. Quindi questa boccola andrà sostituita. Anche questa del selettore è consumata e rotta,
quindi conviene cambiare anche questa. Altro sullo scatolotto direi che non c'è. Ok. Continuando sulla parte degli ingranaggi, da visionare è la boccola interna a questo ingranaggio. Chiaramente non devono avere giochi, quindi si guarda qui se ha perso cementificazione, se è solcata o altro. Qui sembra tutto a posto. La si inserisce e si prova il solito gioco che un pochino c'è, è minimo ma c'è, e anche questa è consigliabile cambiarla. Altra cosa che si può vedere è l'usura praticamente dell'ingranaggio. In questo caso l'ingranaggio che avrà maggiore usura è quello tra il folle e la prima, quindi quando si parte da fermo e si fa l'ingranaggio, diciamo l'innesto sulla prima marcia, cosa succede? Che questo gira, e questo praticamente gira molto più, è fermo, in pratica siamo fermi, quindi è fermo, gira questo, noi inseriamo la marcia e lo va a prendere praticamente di botto, lo va a prendere, quindi si può vedere, no, questo non è la prima marcia, questa è la prima marcia, eccolo qua. Quindi dicevamo, questo sta fermo, ecco, quando andiamo a inserire fa questo gioco, e quindi guardando all'interno dell'ingranaggio e l'innesto sono molto, è un po' consumato, sono molto, ma è un po' consumato. Su un cambio che ha 60 anni è accettabile, se si può comprare nuovo si compra, questi non si trovano, o se ne compra magari in qualche stock o si rimette su questi. Questo è l'ingranaggio tra la prima e la seconda, e tra il folle e la prima, che è sull'albero secondario. Un altro che ha problemi sull'albero primario è quello tra il folle e la seconda, che è questo qua giù in fondo. Qui la cosa è un po' più seria, perché se dobbiamo cambiare questo ingranaggio bisogna cambiare tutto l'albero primario. Guardando questo ingranaggio, anche questo è un po' mangiato, non eccessivamente, ma girando si innesta e lo fa girare anche lui, quindi un minimo di usura c'è sempre, però è accettabile. Quindi rimontiamo questo e rimontiamo questo, e questo è l'ultimo pezzo. Per quanto riguarda il coperchio, da controllare questa boccola che non abbia giochi sulla pedivella, quindi c'ha un po' di gioco, sarebbe meglio rifarla, però è accettabile, in questo punto è accettabile. Può fare un filo di olio da qui, può fare. Altra cosa da guardare è questo pezzo di ferro a U. Questo qui praticamente serve per innestare, per spostare la forchetta che abbiamo in quest'altra parte, quindi lavora su questo pezzo qui, lavora. Girando questo agisce, si tira su e spinge, fa muovere la forchetta. Da controllare anche qui, togliendoli, qui è molto consumato, c'è proprio un dente e un solco, e poi bisogna guardare se ci sono degli scalini. Qui questo sembra a posto, questo forse c'ha un solchetto appena accennato, se si trova bene, se no si lascia questi, però sarebbe meglio cambiarlo. Per quanto riguarda questa parte, la cosa importante
è cuscinetto chiaramente, quindi se gira male va cambiato. Non sembra girare male, ma anche qui, arrivati a questo punto, conviene rimuoverlo. Ok. Un'altra boccola che bisogna verificare, che mi sono dimenticato di dire, è questa boccola qui, quindi quella della seconda parte del coperchio. Come le altre bisogna inserire l'alberello secondario dentro e sentire se è a gioco. Magari prima si può togliere questi ingranaggi. Anche questa balla molto, quindi andrà sfilata anche questa e messa nuova. Le condizioni dell'albero sono buone perché non ha graffi evidenti o solchi o altro. Tutto qua. Ok, per iniziare rimontiamo il piattello che abbiamo visto prima. Ricordiamo che questo è il piattello rovinato, quindi andrà cambiato. Adesso è solo una sequenza di rimontaggio per far vedere come funziona. Quindi lo rimontiamo togliendo prima il fermo, lo posizioniamo con la F del folle rivolta nel segno, e si rimonta il fermo sottostante. Poi si inizia con l'albero primario togliendo quest'ultimo ingranaggio e inserendolo manualmente nel fondo, così. Poi prendiamo l'albero secondario e togliamo l'ultimo ingranaggio. Questo faciliterà le manovre. Lo inseriamo nel fondo, ok. Poi si procede con l'inserimento del selettore. Attenzione perché questi uncini, queste guide qui sotto dovranno corrispondere sia sopra che sotto esattamente con la guida dell'ingranaggio, quindi questo pezzo dovrà corrispondere esattamente lì. Se lo mettiamo così non funziona, in questo modo qua. Quindi inseriamo prima questo pezzo, facendo anche attenzione a inserire gli anelli nel piattello, nella guida del piattello. Sembra complicato, ma basta avere un po' di pazienza. Questo magari lo tiriamo un po' più indietro. Ok. A posto. Continuiamo prendendo dall'albero primario l'ingranaggio successivo a quello che abbiamo tolto prima, quindi questo ingranaggio qua. Lo inseriamo manualmente. Ok, assicurarsi che questo che stia anche appoggiato ma dentro la guida. Facciamo la stessa cosa con l'ingranaggio subito dopo. Ok, anche questo dentro la guida. Perfetto. Inseriamo l'albero. Piano piano dovrebbe iniziare a entrare. Ecco qua. A posto. In questa posizione gli ingranaggi sono rimontati. Ricordiamoci di rimettere l'ultimo che è stato tolto prima. Poi, arrivati a questo punto, si può procedere rimontando la seconda parte del cambio. Quindi lo si posiziona attentamente con un po' di calma. Ok, arrivati quasi alla fine della chiusura, facciamo attenzione che sia allineato con questo punto. Ok, si sente che è allineato, due colpetti ed è andato. Questa era la parte un attimino
più complicata, perché bisogna fare attenzione a questi riferimenti. Una volta fatto questo, il coperchio direi che è abbastanza banale. Bisogna caricare la guida, bisogna caricare, quindi conviene fare in questo modo: montarlo nel coperchio, montare la pedivella per tirare questa leva, far combaciare questo perno qui dentro. Questa praticamente andrà con la pedivella, girando la pedivella, caricata fino a che non fa un giro totale. Bloccata poi in questo modo con la pedivella, si può procedere a richiuderlo, chiaramente prima montando anche il pezzo dell'ingranaggio qua. Quindi il dischetto, e questo pezzo qua, che poi andrà stretto, eccetera. Comunque la procedura è questa: una volta tirato si tiene in tensione e lo si chiude.